Esiste un pregiudizio benevolo verso le donne, duro a morire, ed è quello di considerarle più buone, gentili, empatiche rispetto agli uomini. Questo deriva soprattutto dal fatto che le donne, generalmente, in linea di massima, hanno una risposta emotiva maggiore rispetto a quella degli uomini. Questa può essere confusa con una maggiore sensibilità, ma non sempre è così. Anche se uomini e donne hanno diversi modi di percepire il mondo, ciò non significa che le donne siano più gentili, più buone e più dolci rispetto agli uomini. Semplicemente sono diversi. L'uomo ha una componente aggressiva più sviluppata che può essere sicuramente canalizzata in un modo positivo, ma anche in un modo purtroppo negativo. Adesso vedremo appunto come invece la donna può adottare atteggiamenti negativi, può essere a tutti gli effetti una manipolatrice, perché la donna ha dovuto sopperire alla mancanza di forza con lo sviluppo di altre capacità. Per questo anche l'intuito femminile si è sviluppato, soprattutto se consideriamo che molte donne hanno una capacità quasi innata di percepire determinate cose. Sono capaci quindi di essere più attente a certi dettagli rispetto agli uomini. Semplicemente ecco perché questo loro intuito si è sviluppato in tal senso, per difenderle dal mondo esterno. Ci sono donne dunque capaci veramente di adottare atteggiamenti aggressivi, manipolatrici, donne in grado di distruggere la psiche maschile, capaci di gesti efferati o anche gesti più sottili da cogliere, ma molto molto tossici. Sono in grado di compiere azioni molto vili prediligendo un tipo di violenza psicologica piuttosto che fisica. Una sorta di aggressività indiretta, relazionale. C'è una massa di uomini vittima di una violenza subdola, serpeggiante, una violenza che non si vede, messa in atto da donne violente, insospettabili, che non direste mai capaci di fare qualcosa di aggressivo, violento. La manipolatrice utilizza una strategia particolare. Utilizza ricatti morali, violenze psicologiche, attacca l'uomo nella sua integrità di uomo. La manipolatrice è in grado di distruggere l'uomo dall'interno senza far vedere al mondo esterno quelle fratture. Questa è la più grande caratteristica dell'aggressività, della violenza, della manipolazione femminile. Ovvero resta nell'ombra, non vede mai la luce, le persone intorno difficilmente si accorgono di queste particolarità, soprattutto perché la donna, sempre per quel pregiudizio benevolo, viene spesso vista come vittima e mai carnefice. Anche l'empatia nei confronti di una donna è spesso maggiore rispetto a quello che all'empatia destinata ad un uomo. La società quindi tende maggiormente a condannare l'uomo che la donna. In una relazione una donna è brava anche a saper giocare il ruolo della vittima, ovviamente parlando della manipolatrice, e utilizza anche le lacrime affinché gli altri possano crederla. In questo senso la manipolazione femminile può difficilmente uscire allo scoperto, perché attraverso le lacrime, in questa arte della commiserazione, lo stesso uomo casca, casca nel tranello, perché tende a osservare la donna come una vittima. Spesso le lacrime vengono confuse anche come una manifestazione del pentimento di una donna, quando in realtà spesso in una manipolatrice le lacrime vengono utilizzate per far abbassare la guardia all'uomo, oltre che avere il favore delle altre persone. Le lacrime quindi sono solo un aspetto della manipolazione, perché questa può essere messa in atto attraverso molti modi: il linguaggio, i gesti e anche i sentimenti. Questi vengono utilizzati per ottenere ciò che si vuole. Un uomo che non riesce quindi a essere solido sulle sue basi, strutturato, oppure che a sua volta vive una condizione psicologica difficile, ad esempio un uomo che ha
un attaccamento estremo a causa anche di traumi del passato, traumi dovuti all'infanzia, dove si sviluppa un attaccamento eccessivo verso la figura femminile, verso la donna che ha al suo fianco, può essere maggiormente vittima di tutto questo. Una personalità quindi più malleabile, più manipolabile, perché le donne comunque di questo tipo, le manipolatrici, cercano al loro fianco uomini che possono manipolare. Ma non solo, molte di queste cercano anche il contrario, uomini in grado di prendere il controllo. È come se quando possono essere martello e trovano un uomo incudine, martellano. Quando invece trovano un uomo martello, giocano a fare il ruolo dell'incudine. E quindi invece in quel caso sono loro le vittime designate, ma si trovano molto bene in quel ruolo di vittime. Sono un po' quelle amanti del dramma, dove devono essere protagoniste di questa storia, dove loro sono le vittime distrutte dal carnefice. E queste stesse donne spesso sono pericolose perché poi, una volta che hanno subito tutta quella sofferenza, quel male da parte di un manipolatore, di un narcisista, a loro volta poi si scagliano contro la povera vittima, un altro uomo più malleabile, una nuova relazione che hanno dopo quella tossica, però adesso sono loro l'elemento, il martello che picchia sull'incudine. Paradossalmente questo tipo di donne non amano l'affidabilità, non amano la sicurezza. Per riuscire a instaurare un rapporto con una donna di questo tipo bisogna sempre mantenerle sul filo del rasoio e utilizzare quelle strategie che utilizza stesso lei contro di lei, strategie tossiche, quindi mantenere sempre il rapporto in uno stato di incertezza, non darle delle sicurezze, farle vivere quella che è la competizione sociale con altre donne, far capire di avere tantissime altre opzioni e di risultare comunque sempre un po' inaffidabile, sempre un po' sfuggente. Io mi chiedo allora fino a quando siete disposti a vivere una situazione del genere. Sul breve termine può sicuramente avere la sua efficacia e non ne faccio una questione morale perché sono stato stesso io a mettere in pratica certe cose, però ecco, sul lungo termine può essere davvero spossante. Sì, perché queste donne vogliono sempre qualcosa di cui lamentarsi, qualcosa di cui soffrire, di cui lamentarsi con le amiche. In quel caso devi essere tu a giocare il ruolo dello stronzo, ma devi per forza mettere in pratica delle tecniche di manipolazione. E questo, ripeto, non so fino a quando, può essere piacevole da fare. Parliamo ora di quei classici disturbi della personalità che puoi ritrovare in una donna manipolatrice, ovvero il disturbo borderline della personalità e il disturbo narcisistico della personalità. La ragazza borderline solitamente ha vissuto un contesto difficile durante l'infanzia e questo ha portato tutta una serie di problemi. Innanzitutto è una persona molto impulsiva, incapace di rendersi conto delle azioni che compie. È una persona che non ragiona quando deve prendere una decisione e spesso si trova nei guai, nei casini, senza appunto rendersi conto di ciò che ha fatto, di ciò che ha combinato. Una persona che all'interno di una relazione può essere veramente un problema. È incapace di contenere queste esplosioni emotive. Infatti, vivere una relazione con una ragazza borderline può essere veramente bello nei primi momenti perché dà tutta se stessa. È una persona quindi che si lascia travolgere da quelle emozioni ed è in grado anche di trascinare noi all'interno di questo tornado di emozioni. Ci sono buone probabilità di perdere la testa per una ragazza di questo tipo, però ecco, anche il suo vivere l'amore, le emozioni, in realtà è qualcosa di molto tossico, malato, perché quell'amore che sta destinando a voi in quel determinato momento può sembrare così speciale. Quindi la ragazza borderline è una ragazza che vi fa credere di star vivendo una relazione incredibile, ma è probabile che quelle dinamiche che voi state vivendo le ha già vissute con qualche altra persona, perché in quel momento siete voi che finite in quel tornado, ma in passato
ci sono stati altri e in futuro ce ne saranno di altri. Spesso cade in un vortice di autodistruzione. Voi vi illudete di poterla salvare, in un certo senso, perché siete affezionati e in quel momento della vostra vita volete veramente fare qualcosa di buono nei confronti di questa persona che ha sofferto così tanto in passato, però vi assicuro che non è compito vostro farlo perché non siete il suo psicologo, ma deve essere lei che, riconoscendo questo disturbo, può andare da uno specialista, da un professionista, uno psicologo e cercare di risolvere la situazione indagando su quelli che sono stati i traumi del suo passato e cercare di risolvere. Questo tipo di donna infatti spesso ha un passato davvero turbolento sul lato sessuale, perché usa il sesso anche come metodo per svilire se stessa, una sorta di autopunizione mescolato con il piacere, è un qualcosa di contorto, difficile da descrivere in poche parole. Dovremmo fare un video a parte solo su questo, però ecco, per sintetizzare, il sesso ha una connotazione davvero contorta e infatti sono ragazze anche molte volte disinibite sotto quel punto di vista. Sviluppano una sessualità molto precoce, un'ipersessualità e spesso ciò è caratterizzato anche dalla mancanza di una figura paterna, innanzitutto, oppure anche una figura materna, però in generalmente, ecco, le ragazze borderline hanno sofferto molto della mancanza di una figura paterna. Sono donne che fanno fatica a trovare una collocazione nel mondo, donne che comunque sembrano essere delle vittime, ovviamente lo sono a modo loro, però ecco che nel loro circolo di autodistruzione tentano di portare anche voi nell'abisso, perché poi ecco che si sviluppa tutta una serie di meccanismi contorti dove appunto quando loro sono l'incudine lasciano che il martello le faccia del male, ma quando loro hanno l'occasione di prendere tutta questa angoscia, questa rabbia, questa follia, diciamolo in un certo senso, che travolge la ragazza borderline, cosa fanno? Poi vanno a canalizzare tutto questo sull'uomo, soprattutto se è un uomo che vuole in tutti i modi cercare di farle del bene, di essere lì presente. Paradossalmente questo tipo di atteggiamento che cerca di dare delle sicurezze a questo tipo di ragazze in realtà diventa, come abbiamo già detto prima, anticipando quelle donne che amano un po' il dramma, diventa veramente un atteggiamento dove la ragazza borderline, la donna borderline, se ne approfitta di tutto questo e quindi comincia a fare tutta una serie di cose. Ad esempio, giocherà sul fatto che voi provate dei sentimenti e quindi adotterà quei comportamenti anche negativi all'interno della coppia, sapendo effettivamente che voi in un certo senso la perdonate in ogni caso, quindi magari un giorno si vede con un amico che a voi non fa piacere che lei incontra, però ecco lei se ne frega perché sa che voi non avete il coraggio di prendere una decisione, ovvero quella di lasciarla. Siccome è la donna ad avere il potere sessuale, la donna borderline non è in grado di gestirlo e molti uomini utilizzano la sua vulnerabilità per ottenere quelli che sono i loro interessi, piacere sessuale principalmente. Perché purtroppo molti uomini sono in grado di cogliere le vulnerabilità femminili e sfruttano proprio quelle per approfittarsene. Siamo in un mondo di squali, ricordiamo. Inizialmente la border è molto abile nel mirroring, cioè diventa la persona che noi cerchiamo e quindi nel modo di fare, di parlare, ma anche negli interessi. Vi sembra davvero di aver conosciuto l'anima gemella, ma in realtà sta facendo del mirroring perché non ha una personalità ben definita la borderline, ma è in grado appunto di assumere in una sorta di forma camaleontica la personalità dell'uomo. È una ragazza fragile come un ramoscello trascinato dalle correnti e noi cerchiamo a tutti i costi di riportarlo a riva. Lei confonde l'amore con queste scosse pulsionali di piacere, con la passione travolgente, con l'attrazione, non riesce quindi a discriminare le emozioni nel modo giusto. Infatti la border tenderà a credere che sopra di lei c'è una maledizione, che c'è qualcosa che incombe, una nuvola nera, una stella che la maledice. La donna borderline spesso si trova in una relazione con un manipolatore perché, ad esempio, in un narcisista che ha mancanza di empatia, la borderline non ha mancanza di empatia, quindi in un certo senso ecco che diventa preda di un narcisista.
è una persona che, se noi utilizziamo la parte razionale, giochiamo sulle sue emozioni, riusciamo a tenere sotto controllo. Però ripeto, è una cosa che sul lungo termine non funziona, anzi può avvelenare anche noi stessi, perché noi, se agiamo nel modo giusto, possiamo effettivamente avere il controllo su questa persona. Quindi quanto sto per dire non è consigliabile, ma comunque lo dico per far capire un po' come funziona. Ecco che con questo tipo di donna bisogna agire in maniera tossica, purtroppo, quindi non essere sempre presente, farle capire che può perdervi da un momento all'altro se agisce nella maniera sbagliata, che non siete disponibili a tollerare i suoi capricci, tante cose di questo tipo. Parlando invece della narcisista, differisce dalla borderline. La narcisista è una donna, a differenza dell'uomo, che manifesta un'aggressività molto più fisica, molto più corporea. La narcisista lo fa attraverso appunto quello che è la violenza psicologica ed è abile a giocare il ruolo della vittima. Ha una scarsa empatia, al contrario della borderline, però ecco, è capace di utilizzare le emozioni dell'uomo per ottenere dei vantaggi e soprattutto è molto abile a giocare il ruolo della vittima, quindi mettendo l'uomo spesso in una posizione dove lui prova un senso di colpa perenne, cerca quindi di soddisfare quelle che sono le richieste della narcisista, che spesso si fanno sempre più immense, grandi, richieste sempre più difficili da soddisfare. L'uomo quindi si sente sotto pressione e cerca di resistere a questa pressione continua di tipo psicologico, ma la narcisista ovviamente si nutre di tutto questo. È una persona difficile da contrastare, però per farlo ci sono sicuramente degli accorgimenti che possiamo fare. Spesso sono persone, ecco, che hanno vissuto anche loro sono donne che hanno vissuto delle situazioni difficili, ma dobbiamo capire che non è compito nostro salvare questo tipo di persone, non è assolutamente compito nostro. Ve lo dico, non pensate minimamente che una persona di questo tipo possa cambiare, perché ecco, una narcisista potrebbe in un certo senso manifestare quello che è il pentimento, ma in realtà il suo pentimento è semplicemente una strategia per farvi ricadere di nuovo nella trappola. Inizialmente la narcisista attua quello che è il classico love bombing, quindi veramente sembra la donna perfetta della vostra vita, vi riempie di attenzione, questo ovviamente lo fa anche il narcisista, però noi stiamo parlando di questa specifica dinamica dove è la donna ad esserlo. E quindi in un certo senso voi siete travolti da tutto questo, per poi cosa succede? Toglie tutto questo, toglie l'affetto, toglie l'amore, toglie tutte queste belle cose e quindi voi, per cercare di ripristinare la situazione precedente, cosa fate? Cercate in tutti i modi di renderla felice, di soddisfarla, perché vi sentite sbagliati, perché non capite cosa avete fatto di male, perché lei non è più la stessa persona, ma in realtà lei non è mai stata quella persona, semplicemente adottava quelle strategie per potervi incastrare. Il love bombing è fatto sia in maniera razionale, ma anche in maniera irrazionale, inconscia, soprattutto inconscia. È difficile che qualcuno, qualche donna, qualche narcisista lo faccia in maniera conscia, però ci sono anche quei narcisisti più cerebrali che effettivamente mettono in atto determinate tecniche di manipolazione in maniera molto conscia. Ecco che se tu hai provato a creare nella tua vita un muro che protegge la tua parte emotiva, la narcisista, la manipolatrice, tenderà a voler cercare di abbattere questo muro, di distruggerlo, cercando di fare breccia in quelli che sono i punti deboli della struttura. Ma la cosa bella è che inizialmente vi farà credere che voi potete contare su di lei, che lei è una colonna portante, quindi cercherà anche di farvi aprire, vi dirà puoi parlare con me, puoi confidarti. In realtà questo modo di fare vi farà abbassare la guardia e voi cosa fate? Consegnate a lei tutte le vostre debolezze e lei poi, quando sarà il momento opportuno, le utilizzerà per andarvi contro, per sottomettervi in un certo senso, per avere il controllo. Quindi la cosa interessante è che se lei si comporta male, quando lei si comporta male, fa delle cose veramente tossiche, sarà in grado di dire che siete voi
a trasformarla in quel modo, siete voi i colpevoli. E cosa farà? Continuerà a chiedere dimostrazioni e voi, se cadete nel tranello, continuerete a cercare nuovi modi per farle capire che voi ci siete, che in realtà siete innamorati. Con il tempo potete rendervi conto di questa cosa e so che è difficile poi accettare di essere stati vittima di una manipolatrice, perché vi accorgerete che tutta la relazione gira intorno a lei. A quel punto vi accorgerete che i vostri progetti non stanno andando avanti, che le vostre ambizioni non vengono coltivate, che tutto procede a rilento nella vostra vita. Quindi con la narcisista devi alzare un muro imponente, austero, immenso e bisogna innanzitutto anteporre la propria dignità. Quella non va mai toccata, quindi dobbiamo pensare la mia dignità prima di tutto. Questo muro deve essere posizionato su solide basi di logica e raziocinio e deve essere così forte da resistere ad ogni tentativo di essere abbattuto. Tutti quei bei sentimenti, la benevolenza, la comprensione, il voler instaurare un dialogo, certo vanno bene all'inizio se uno cerca appunto in una prima fase di trovare un punto di incontro, ma ad un certo punto non servono più e bisogna veramente adottare questo tipo di atteggiamento. Allora molti potranno pensare, ma perché non lasciare subito questa persona? Certo, effettivamente potrebbe essere la soluzione migliore, ma non è sempre quella più facile nei fatti da attuare. Bisogna quindi creare quella sorta di distacco emotivo. E questa è appunto una delle strategie migliori, perché in questo modo noi togliamo la maschera alla narcisista e pian piano impariamo anche a disinnamorarci di questa persona, perché capiamo effettivamente di cosa è capace, adottando questo tipo di atteggiamento imperturbabile. Quando diventiamo veramente così forti da non poter essere abbattuti dalle strategie messe in atto dalla manipolatrice, dalla narcisista. Più agisce da stronza, più questo muro si deve innalzare fino a toccare le nuvole della fredda indifferenza. Perché l'indifferenza alla fine è l'arma migliore, arrivare ad un certo punto dove quella persona vuole provocarci, vuole una nostra reazione, noi manifestiamo totale indifferenza, quella che viene poi definita la tecnica del sasso grigio, essere indifferenti ad ogni provocazione, ad ogni strategia di manipolazione del narcisista. Perché dobbiamo pensare che la narcisista vuole effettivamente una nostra reazione? È proprio quello che noi non diamo, una reazione, sia in positivo che in negativo, indifferenza totale. Non pensate poi che le persone parlano male di voi, perché la narcisista è abile in questo. Nel momento in cui la lasciate, probabilmente andrà a parlare male di voi, vi costruirà intorno una storia dove voi siete il cattivo, ma di quello ve ne deve veramente fregare altamente, perché è proprio una strategia messa in atto dalla narcisista, ovvero quello di fare terra bruciata intorno a voi e distruggere anche quella che è la vostra reputazione, ma lì non dovete cedere, non dovete cercare di difendervi, andare a parlare con determinate persone che poi, ecco, non sono effettivamente magari della vostra cerchia, dovete cercare comunque di tutelare solo e soltanto voi stessi e rendervi veramente dovete essere indifferenti a tutte quelle che sono queste provocazioni messe in atto, perché spesso ecco che la narcisista ritorna all'attacco proprio perché vuole di nuovo il controllo su di voi. Ricordatevi sempre che le emozioni comunque sono il processo di reazioni chimiche del nostro cervello e noi in quanto tali possiamo controllarle con la ragione. Usare la razionalità quindi in questo caso è d'obbligo perché ci consente di andare contro anche quelle che sono le nostre emozioni più istintive e avere il controllo di noi stessi e decidere anche in maniera controintuitiva, cercando quindi di porre la logica al primo posto. Quindi dovremmo imparare in questo caso quando seguire la corrente emotiva e quando invece usare la razionalità nel modo specifico e non cercare assolutamente di arrivare ad un punto dove questa persona è in grado di capire le proprie colpe, il male che ha fatto, è assolutamente uno spreco di energie. Perché l'errore è proprio questo, che noi possiamo pensare di agire per cercare di far capire a quella persona i sbagli che ha fatto, ma non arriveremo da nessuna parte, assolutamente, salviamo noi stessi.
È una persona che può giocare con i sentimenti a tal punto che può lasciarvi, ma nel momento in cui voi vi ricostruite la vostra vita, lei può fare la tecnica dell'hoovering, quindi riprendervi, cercare di riprendervi nella sua vita proprio per riottenere il controllo. In quel caso io suggerisco sempre la strategia del no contact, ci ho fatto un video al riguardo sul come far tornare l'ex ma utilizzando il no contact. Poi ecco, il suggerimento che vi do in questo caso è di non pensare minimamente a farla tornare, ma semplicemente quello di mettere dei confini con il no contact, cercare quindi di andare avanti. Poi c'è molta probabilità che lei si ripresenta, ma non cadete nel tranello, perché in realtà questo viene fatto per riottenere di nuovo il controllo, per succhiare di nuovo quell'energia dal vostro cuore. Questa è la realtà. Il bello della donna narcisista è che è in grado anche di illudere le persone che sono intorno a lei, anche addirittura determinate volte gli specialisti, gli psicologi, e risultare la vittima. E la narcisista, come anche il narcisista, trae beneficio dal manipolare le persone. Le persone sono in realtà uno strumento per nutrirsi di energia vitale, sono degli strumenti per cercare di realizzare quello che magari sono i loro scopi. Infatti questo tipo di persone spesso riescono anche ad andare lontano dal punto di vista professionale perché sono maledettamente opportuniste. Tra le tecniche di manipolazione messe in atto più conosciute c'è quella del gaslighting, ovvero nel far dubitare alla vittima della realtà che lo circonda. Questo è un modo che usa la manipolatrice per cercare di avere ragione, in un certo senso vi convince di qualcosa che effettivamente non è accaduto, oppure va a cambiare la realtà. Un esempio: voi siete sicuri che lei, mentre vi stavate conoscendo, ha parlato con un ragazzo, si è vista con uno, e lei è in grado poi di cambiare questa realtà dicendo che non è stato così. Pian piano vi convince della cosa. Questo è per fare giusto un esempio, così il primo che mi è venuto in mente, però ci possono essere veramente tante situazioni che possono essere inquadrate nel gaslighting, ovvero quello nel far dubitare pian piano della realtà alla propria vittima, e spesso chi è molto fragile dal punto di vista psicologico si lascia manipolare in tal senso. Ecco, noi abbiamo parlato di quelli che sono due disturbi della personalità importanti, conosciuti, però dobbiamo pensare che non solo queste persone che hanno questi disturbi della personalità sono dei manipolatori, delle manipolatrici, anche donne normali che non hanno alcun tipo di disturbo possono comunque mettere in atto strategie di manipolazione analoghe. Ovviamente quando vi trovate in certe situazioni non potete chiedervi se effettivamente quella persona è narcisista, borderline o qualsiasi altro disturbo psicologico. Semplicemente se notate certi comportamenti che possono essere assimilati a quanto a questi che abbiamo detto, sicuramente sono dei segnali importanti. Viviamo in una società che vuole a tutti i costi insegnare agli uomini di poter liberare le emozioni, di poter piangere, di poter far vedere il proprio lato debole. Questo è possibile farlo, però ovviamente se noi sanguiniamo di fronte agli squali, non ci aspettiamo sicuramente la loro benevolenza, quindi non sanguinate di fronte agli squali, in quel caso no, possiamo sicuramente essere compresi da persone a noi vicine, ma ovviamente non aspettiamoci il bene, l'affetto da persone che in realtà si nutrono del nostro dolore. Cercate quindi di non pensare a tutte le cose belle che avete vissuto, perché effettivamente quelle fanno parte della vostra storia, però spesso, ecco, erano situazioni che erano state costruite ad hoc per cercare di farvi cadere all'interno di questo tornado. Quello che comunque vi consiglio è di non squalificare quelle situazioni, le avete vissuto i momenti, però adesso state vivendo l'inferno a causa di queste persone. Ovviamente io parlo sempre tenendo in conto che voi in questo caso avete fatto il tutto per cercare di far andare avanti questa situazione, perché ovviamente anche l'uomo può agire da manipolatore. In questo caso specifico io sto parlando della donna manipolatrice, dove l'uomo invece non è un manipolatore. E quindi è ovvio che inizialmente uno prova con il dialogo, prova
a confrontarsi con quella persona, prova quindi a cercare un compromesso, un equilibrio, ma poi quando cadono tutte queste belle cose, poi la diventa difficile, la diventa impossibile spesso e volentieri di risolvere la cosa in maniera consona. Ed ecco che conta l'azione più che le parole. Quindi far capire attraverso le azioni che noi certe cose semplicemente non le accettiamo, non ci sta bene, non ci facciamo mancare di rispetto. Piuttosto che dire a me non va bene che tu faccia questa cosa perché mi fa star male, in quel caso allora hai fatto questa cosa, ti sei comportato in questo modo, io agisco di conseguenza, io mi allontano da te, io prendo atto di quello che hai fatto e inizio ad innalzare quel muro di logica e raziocinio. L'obiettivo quindi a questo punto deve essere quello di distaccarci emotivamente pian piano da quella persona, riuscire quindi a capire che possiamo fare a meno di lei. Vi ricordo che quando mettete in atto tutti questi comportamenti diventate spesso voi l'oggetto del desiderio, del piacere, venite percepiti come uomini di maggiore valore, quindi accade proprio che voi vi sentite anche un po' onnipotenti, vi sentite forti di questa situazione e provate anche piacere, inizialmente soddisferete quello che è la vostra vendetta, il vostro senso di vendetta nei suoi confronti, però ecco, è qualcosa che non può durare a lungo effettivamente. Vi sono situazioni dove una donna manipolatrice può far leva sui figli, sulla casa, su cose veramente complicate. Poi ecco, si fa leva sui sentimenti, in quel caso noi dobbiamo essere imperturbabili. Vi consiglio come appunto in situazioni pratiche non dovete far vincere una manipolatrice, perché dovete immaginare che questa è come se vi mettesse un coltello alla gola, metaforicamente, e voi state lì cercando di pregare lei di non infilzare questo coltello nella gola senza agire. Invece no, voi dovete prendere la mano e togliere questo coltello dalla gola. Ok ragazzi, ho fatto un video che parla in generale di questo argomento, poi sicuramente lo potremo approfondire nel dettaglio tenendo conto delle piccole sfumature e cercando di analizzare le strategie in maniera specifica, però questo è per fare un quadro generale, per parlare effettivamente di come possiamo effettivamente trovarci in una situazione del genere e non è facile. Io però ecco che vi consiglio che se vi rendete conto di stare in una situazione di questo tipo, mi è capitato di parlare con alcuni ragazzi che mi raccontavano cose veramente assurde e io ho cercato di aiutarli con dei consigli e poi se ne vengono dopo mesi e mi raccontano di cose ancora peggiori perché effettivamente non sono riusciti a distaccarsi da quelle persone. Là dobbiamo anche fare un'analisi di coscienza e renderci conto che alla fine in quel caso siamo anche responsabili, dobbiamo cercare di prendere coscienza della situazione in cui ci troviamo e agire, perché altrimenti è come se andiamo dentro le sabbie mobili e restiamo lì impalati attendendo la nostra fine, cioè questo è. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube, sosterrete il progetto Essere Uomo. Io vi ricordo che c'è un gruppo Telegram che è riservato esclusivamente agli uomini, potete scrivermi su Telegram o su Instagram per ottenere l'accesso al gruppo. All'interno ci sono anche degli amministratori che fanno parte del progetto e che potranno sicuramente aiutarvi a rispondere a quelle che sono le vostre esigenze, problematiche e tutto. E inoltre c'è un canale Menosphere che racchiude varie realtà di questo collettivo della Menosfera italiana. Iscrivetevi su YouTube e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti di Essere Uomo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ricordatevi di una cosa estremamente importante: un uomo deve essere in grado di distruggere i propri sentimenti se questi sono diretti verso la donna sbagliata. Un tempo scrissi
che i cuori delle donne sono come torce di fuoco nell'oscurità. Ma tralasciai di dire che in molte la fiamma non divampa mai, e restano a vita, sporche di bitume, mentre altre, ancora peggio, sono fiammiferi spenti nell'acquitrino delle loro false lacrime.